Viaggiare gratis. Sembra impossibile, vero? Ma ti assicuro che è fattibilissimo e io lo faccio da ormai 6 anni. Nel 2018 infatti ho lasciato il mio vecchio lavoro per iniziare a viaggiare e da allora ho visitato più di 40 paesi. In 5 anni ho speso solamente 15.000 euro, ovvero 3.000 euro l'anno. Parliamo solamente di 300 euro al mese, pochissimo. Vivere in viaggio non è una vacanza perenne, ma bensì uno stile di vita. E io che lo faccio da tutti questi anni ho dovuto trovare fin da subito il modo per poter gestire le mie finanze e sapermi adattare a tante diverse situazioni per poter spendere poco o addirittura nulla. In questo video ti guiderò e ti fornirò tutti i consigli pratici per poter viaggiare low cost e gratis. Ti indicherò tutta una serie di metodi, situazioni e atteggiamenti che ti permetteranno di risparmiare e viaggiare a lungo come ho fatto io in questi ultimi anni. Ora entriamo nel vivo, ma se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella. Bisogna saper sacrificare alcuni aspetti del viaggio, come per esempio il comfort, che non fa riferimento semplicemente alla comodità, ma anche a quell'atteggiamento di pigrizia che definiamo zona di comfort e nella quale spesso ci rifugiamo. Per viaggiare veramente low cost ci sono tante piccole cose che si possono fare, che messe tutte insieme ci permettono di risparmiare parecchio. Il tempo e il comfort, per esempio, sono due fattori che vanno a incidere fortemente sul budget di un viaggio. Ho parlato di questi argomenti in un altro video che ti consiglio di andare a guardare, dove spiego proprio i primi passi per cambiare vita e vivere in viaggio con un focus su come mantenersi. Un viaggio a lungo termine ti permette di risparmiare di più perché ti lascia il tempo di procedere lentamente, di conseguenza di scegliere le soluzioni meno dispendiose, ma anche di acquisire nuove abilità o di sperimentare cose nuove che poi vanno a incidere positivamente sul budget. Ma quindi come ho fatto a viaggiare 5 anni con solamente 300 euro al mese? Ovviamente non è stato per niente facile e il budget iniziale col quale sono partito non è stato di certo sufficiente a sostenere tutte le spese a lungo termine. Quindi ho dovuto gestire le mie finanze con grande attenzione e mi sono dato un obiettivo ben chiaro. Nel mio caso non era andare in vacanza a sperperare risparmi, ma bensì scoprire il mondo e sperimentare uno stile di vita diverso. Quindi il mio obiettivo era quello di vivere in viaggio. L'esigenza di risparmiare è diventata una necessità per poter sostenere il mio nuovo stile di vita, dove il viaggio è diventato la mia quotidianità. Risparmiare è per chiunque, a prescindere dal tipo di vita che si fa, un'esigenza fondamentale per poter sopravvivere e per poterlo fare bisogna fare attenzione a tutte le spese di ogni singolo giorno. In questi ultimi anni ho fatto tantissime cose per poter viaggiare low cost e gratis e in questo video ti voglio elencare tutti quegli accorgimenti che mi hanno permesso di poter risparmiare. Ogni consiglio ha una sua validità, ma chiaramente è l'insieme che fa la differenza e avendoli messi in pratica tutti, io negli anni ho ottenuto dei grandissimi risultati e questo mi ha permesso in molte occasioni di viaggiare addirittura gratis. Quindi ti consiglio di mettere in pratica più di questi consigli e ti assicuro che otterrai dei grandi risultati. Ok, partiamo. 20 cose che ti fanno viaggiare low cost e gratis. Numero 1. Viaggiatore e non turista. C'è differenza tra un viaggiatore e un turista e questo è sicuramente il primo fattore da tenere in considerazione se vuoi vivere viaggiando low cost. Tutto ciò che gira intorno al turismo ha chiaramente dei prezzi differenti rispetto al costo reale della vita di un paese. Questo succede perché ciò che attrae un turista serve per intrattenerlo e distrarlo dalla vita di tutti i giorni e questo ha un costo che chiaramente è pensato per quelle persone disposte a spendere di più in vacanza. In generale, cerca di evitare le trappole per turisti e prediligi luoghi e situazioni autentiche del luogo nel quale ti trovi. Numero 2. Lo spirito di adattamento. Fattore fondamentale per risparmiare in viaggio è alla base della vita di un viaggiatore. Per spirito di adattamento intendo quella capacità che si apprende e si evolve col tempo e che ti permette di vivere la vita con un'attitudine positiva e proattiva alle difficoltà e agli imprevisti. Il mio consiglio è di non rimanere ancorato nella convinzione di essere fatto in un certo modo e quindi di non sperimentare a priori certe esperienze. Se non ci provi non puoi sapere cosa ti piace e cosa no, quindi ti invito a provare una di queste esperienze di cui ti andrò a parlare. Numero 3. Rinunciare al superfluo. Il mio consiglio è quello di adottare uno stile di vita minimal, ovvero uno stile di vita semplice. Questo significa appunto rinunciare al superfluo, ovvero abbandonare tutto ciò di cui non si ha realmente bisogno. Questo discorso vale a 360 gradi su ogni aspetto della vita, ma a maggior ragione in un viaggio low cost.
Io per esempio ho rinunciato ai vizi, a ciò che non ritenevo fondamentale, come andare spesso a mangiare fuori, le bevute o comprare souvenir o vestiti nuovi. Chiaramente ognuno di noi ha le sue priorità e non sto dicendo che devi vivere e viaggiare rinunciando a tutto, ma ti garantisco che la vera differenza sul budget la fanno le piccole spese che sommate sul totale di un viaggio hanno un certo peso. 4. Organizzazione preventiva. In viaggio l'organizzazione può rivelarsi fondamentale se vuoi risparmiare. Io sono uno di quelli che non si organizza per viaggiare e preferisco vivere alla giornata e vedere cosa fare giorno per giorno. Ma in casi specifici avere un piano è una scelta intelligente per non pesare sul budget e quindi per risparmiare. Mi riferisco a tutte quelle situazioni dove si sa già che si spenderà di più, quindi perché non organizzarsi in anticipo per evitarle? Per esempio in aeroporto, nei luoghi turistici dove il cibo è sempre più caro o dove non c'è modo di trovare un'alternativa economica. Sono questi casi in cui bisogna organizzarsi e magari portarsi il cibo da casa. 5. Attenzione alle spese. Quante volte ti sarà capitato al termine di un viaggio di aver speso più del previsto senza capire perché? L'unico modo per renderti conto realmente di quanto spendi è monitorare le spese. Devi curarti anche di quelle minime dandoti un budget giornaliero e scrivendo ogni giorno tutte le uscite per tenerle sotto controllo così da non sforare. All'inizio risulterà noioso e meccanico, ma sono proprio le piccole spese a fare la differenza. Ti sembrerà banale, ma viaggiando per anni e sperimentando sulla mia pelle ho dovuto accettare il fatto che questo metodo è il più efficace per viaggiare low cost. Bisogna darsi un'autodisciplina e imparare a non sperperare i propri risparmi. Questo non significa rinunciare a tutto, ma non si può neanche pensare di vivere perennemente in vacanza. In viaggio, come nella quotidianità, bisogna stare attenti alle spese di tutti i giorni. 6. Il riciclaggio del cibo, ovvero quell'attività di recupero del cibo scartato che andrebbe altrimenti buttato. Il riciclaggio è prima di tutto un modo per combattere lo spreco alimentare e funziona soprattutto nei mercati, solitamente intorno a mezzogiorno o a fine giornata, ma è pratica comune anche nei supermercati, nelle frutterie e verdurerie e nei forni. Basta presentarsi sul posto e chiedere gentilmente se hanno del cibo non destinato alla vendita e stai certo che piuttosto che gettarlo saranno ben felici di regalartelo. Lo so che può sembrare strano e potrebbe farti sentire a disagio chiedere qualcosa gratis, ma fidati che provare non costa nulla e potresti rimanere sorpreso dalla generosità delle persone. 7. La spesa locale. Qui in Italia il supermercato è forse la soluzione più economica per fare la spesa, invece in alcuni paesi è sicuramente il mercato. Sembrerà banale, ma a volte per non infilarsi nel caos dei mercati locali si preferisce fare la spesa al supermercato, ma comprare direttamente dal produttore è decisamente più vantaggioso. 8. Cucinare. Con una buona spesa in un mercato locale, la cosa migliore che si può fare è cucinare e questo fa risparmiare tantissimo. Anche se mangiare fuori in alcuni paesi è molto economico, non lo sarà mai come cucinarsi in casa. Poi dipende effettivamente dal paese dove si sta viaggiando. Per esempio in India o in Asia in generale, forse è più conveniente mangiare per strada. Lo street food non può mancare all'appello nel menù di un vero viaggiatore e si può spendere anche un solo euro per un pasto e senza rinunciare all'abbondanza. Bisogna dirigersi sempre nei locali spartani dove mangiano le persone del posto per assicurarsi un pasto autentico ed economico. 9. Il bucato a mano. Durante un viaggio c'è la necessità di dover lavare i vestiti e per comodità si sceglie di andare in lavanderia. Per esperienza personale il servizio di lavanderia non è mai economico, soprattutto se ad offrirlo sono gli ostelli o le guest house. So che è scomodo e noioso, ma fare il bucato a mano è la soluzione migliore per un viaggio a lungo termine ed è soprattutto gratuito. Il mio consiglio è di portarsi una saponetta tipo Marsiglia, così da lavare i vestiti a mano quando è possibile. Con il bucato a mano, senza spendere mai soldi in lavanderia, in un anno di viaggio ho risparmiato tantissimo. Ma viaggiando spesso come ospite a casa di persone locali, col couchsurfing che ti spiegherò più avanti, mi è capitato di poter lavare i vestiti in lavatrice gratuitamente. 10. L'autostop. Pratica conosciutissima tra i viaggiatori, c'è chi dice sia pericoloso, ma la verità è che ti permette di spostarti gratis e di conoscere nuove persone. Questo punto più di altri incarna appieno lo spirito di adattamento di un viaggiatore e il vivere fuori dalla zona di comfort. Ci tengo a precisare che fare autostop richiede molta pazienza e a volte potrebbe non andare come sperato, ma non demordere mai e sii tenace e vedrai che alla fine arriverai a destinazione. Possono capitare le giornate sfortunate dove non si ferma nessuno,
ma la maggior parte delle volte si incontra sempre qualcuno disposto ad aiutare e a fine giornata ti assicuro che arriverai sempre a destinazione. 11. Viaggiare di notte. Prima di spiegare questo punto vorrei rassicurarti sul tema della sicurezza nel viaggiare di notte e come in tutte le situazioni, soprattutto nelle grandi città, basta stare in guardia e rispettare le usuali norme di comportamento senza farsi prendere dall'ansia o dal panico. Chiaramente non si può prevedere il pericolo, ma a me personalmente non è mai successo nulla e se proprio devo dirla tutta, ho visto situazioni strane più in Europa che nei paesi che definiscono pericolosi. Quello che puoi fare è chiedere sempre consigli alle persone del posto su come e quando spostarti e avere le informazioni utili al caso, se per esempio ci sono manifestazioni e eventi caotici che potrebbero interferire sulla sicurezza. Detto questo, io ho viaggiato tantissimo sui bus notturni in ogni paese dove sono stato e per due ragioni. Si risparmia tempo viaggiando mentre si dorme e poi si risparmia sul posto letto. 12. Viaggiare in tenda. Avere una tenda nello zaino può rivelarsi davvero utile per risparmiare e ti farà provare esperienze uniche che solo viaggiando in tenda potrai vivere. Io per esempio ho trascorso 8 mesi durante il Covid alle Isole Canarie e grazie alla mia tenda ho potuto vivere e viaggiare per tutto quel tempo senza mai spendere soldi in alloggio, senza parlare delle spettacolari esperienze che ho vissuto ogni giorno. Poter dormire sotto i cieli stellati e risvegliarsi la mattina davanti all'oceano con un vulcano alle spalle. Viaggiare in tenda ti fa risparmiare tantissimo. Non è di certo la scelta più comoda, però puoi alternarlo a qualche notte in ostello per concederti del comfort. 13. Chiedere ospitalità. Poco fa ti ho suggerito di alternare il viaggio in tenda con alcune notti in ostello, ma se invece non vuoi spendere neanche un euro, allora dovresti provare a chiedere ospitalità con Couchsurfing oppure con Be Welcome. Per chi non lo conoscesse, Couchsurfing è una piattaforma online che ti permette di trovare una persona disposta ad offrirti un posto letto in casa sua gratuitamente. Questa geniale idea è stata pensata come formula di scambio culturale per connettere e supportare i viaggiatori di tutto il mondo con le persone locali. Lo stesso discorso vale per Be Welcome, ma essendo la comunità molto più piccola è più difficile trovare degli host. Per me è stata una rivelazione, infatti in Sud America ho viaggiato in un anno sempre con Couchsurfing e sono stato ospitato in più di 50 case. Questo mi ha permesso di viaggiare senza spendere nulla e ho potuto conoscere luoghi che sono turisticamente molto cari, come per esempio la Patagonia. Viaggiando in questo modo non solo ho risparmiato, ma ho scoperto i vari luoghi con le persone del posto. La combo autostop e couchsurfing mi ha fatto risparmiare tantissimo. In Argentina mi ricordo spesi solamente 250 euro al mese. Altro metodo per ricevere ospitalità gratuitamente è offrire un servizio di house e pet sitting. I proprietari di casa mettono a disposizione la loro dimora, e a volte comprende anche i loro animali domestici, e in cambio l'ospite dovrà prendersene cura. Praticamente hai la possibilità di alloggiare in casa di persone che hanno bisogno di qualcuno che faccia le pulizie, annaffi le piante, tagli l'erba, controlli la posta e accudisca i loro animali. Queste sono le pagine che ti permettono di farlo. 14. Viaggiare via mare. Si può andare anche oltreoceano senza spendere nulla o al massimo con una piccola somma. E sai come? Facendo volontariato nelle navi mercantili o chiedendo nei porti se c'è la possibilità di partire in barca offrendosi come tuttofare. In entrambi i casi bisogna conoscere i periodi di partenza in base alla stagione e muoversi con anticipo per potersi garantire un passaggio, soprattutto se è un viaggio di diverse settimane per attraversare l'oceano. Solitamente quello che viene richiesto è un aiuto a bordo o di contribuire per pagare i viveri per tutta la durata del viaggio. Se invece vuoi semplicemente spostarti da un'isola ad un'altra, puoi tentare e chiedere nei porti o nei luoghi di attraccaggio delle barche se qualcuno è disposto a darti un passaggio. Esistono alcune piattaforme online che ti permettono di trovare imbarcazioni dirette in tutto il mondo cercando la compatibilità tra lo skipper e il viaggiatore in base al porto di partenza e a quello di destino. Basta registrarsi a Find a Crew oppure Crewbay e trovare la persona giusta. 15. Chiedere lo sconto. Fondamentale in un viaggio low cost è riuscire a risparmiare il più possibile chiedendo sconti. Per esempio con gli alloggi evita di prenotare sulle classiche piattaforme online, ma fai alla vecchia maniera e vai di persona. È sempre più economico prenotare direttamente negli ostelli perché non devono pagare la percentuale sulla prenotazione ai siti web ai quali si appoggiano. Io solitamente faccio una ricerca su Google Maps dei vari ostelli e li salvo sulla mappa. Poi uno per uno vado personalmente a vedere se c'è posto e chiedo uno sconto. Al 90% funziona e risparmio abbastanza sul totale delle notti di un intero viaggio.
Puoi provare anche ad ottenere la riduzione sul biglietto d'ingresso nei parchi nazionali. A volte basta semplicemente chiedere gentilmente e il gioco è fatto. Ricordati che tentare non nuoce e al massimo ti dicono di no. Un metodo che ho sperimentato è quello di spiegare in biglietteria la tua situazione, ovvero che sei un viaggiatore nomade con un budget ridotto e che stai documentando un progetto. A volte funziona, a volte no. Dipende soprattutto se a venderti il biglietto c'è un responsabile, un dipendente che non può fare sconti. Nella vita ricordati che ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Io però con questo metodo sono riuscito ad ottenere degli sconti, per esempio in Perù o in Patagonia. 16. Contrattare. Altra abilità fondamentale per un viaggiatore è quella di saper contrattare i prezzi. Bisogna prenderci la mano e non essere timidi, anzi un atteggiamento sicuro e audace ti aiuterà maggiormente. Nei mercati, invece di comprare dal primo che ti capita, per esempio, fai un giro e vedi i prezzi generali per farti un'idea, perché capiterà che ti dicano un prezzo più alto rispetto a quello reale semplicemente perché sei straniero. Bisogna però contrattare soprattutto sulle attività turistiche, dove i prezzi vengono gonfiati e anche qui puoi tentare con lo spiegare la tua situazione economica per poter far scendere il costo. Spiega che sei un viaggiatore e non un turista e che il tuo budget è molto ridotto e magari otterrai uno sconto e come dico sempre io, provaci perché non costa nulla. 17. Offrire servizi in cambio di qualcosa. Se hai delle competenze specifiche o abilità particolari, puoi usarle a tuo vantaggio e offrire un servizio ad un'agenzia turistica, ad un ostello per esempio, in cambio della gratuità sui tour o sul posto letto. C'è sicuramente qualcosa che sai fare e puoi barattare o vendere i tuoi servizi. Magari sei un fotografo, un grafico, sai cucinare. Qualunque cosa può essere utile e sapersi reinventare è una buona maniera per vivere viaggiando senza spendere. Io per esempio una volta ho fatto da giardiniere e babysitter per una famiglia canaria in cambio di vitto e alloggio e non avevo mai fatto quelle cose prima. 18. Il volontariato. Diffusissimo in tutto il mondo, il volontariato è sicuramente una pratica molto comune per viaggiare gratis ed è il modo migliore per conoscere la realtà autentica di un paese. Il volontariato è diventato pratica di risparmio per eccellenza tra i viaggiatori grazie alle piattaforme online come Wallpackers o Workaway. Loro offrono un servizio che mette a disposizione migliaia di opportunità di volontariato in tutto il mondo pagando un abbonamento annuale. In cambio di alcune ore di lavoro si riceve vitto e alloggio ed è un modo per viaggiare anche nei paesi dove dormire costa molto, come per esempio in Giappone o in Islanda. Per esperienza personale ti dico che si può trovare un volontariato semplicemente tramite passaparola o sui gruppi Facebook e chiedendo direttamente sul posto senza usare queste piattaforme e quindi senza pagare, anche se ovviamente queste piattaforme ti offrono un servizio. 19. Coordinatore per viaggi di gruppo. Questa opzione è più complessa, ma voglio comunque condividerla con te perché mi ha aiutato a viaggiare gratis. Mi riferisco a fare il tour leader per viaggi di gruppo in collaborazione con i tour operator online. È complesso perché in quel caso specifico il coordinatore doveva occuparsi di tutti gli aspetti del viaggio e aveva la responsabilità del buon esito della vacanza di un gruppo di svariate persone. Doveva anche gestire il loro denaro prenotando attività, alloggi e mezzi di trasporto. In cambio ovviamente si aveva la completa gratuità sull'intero viaggio, compreso voli, assicurazione, vitto e alloggio. Per poter diventare tour leader devi conoscere le lingue e avere esperienza come viaggiatore, quindi dovresti aver fatto diversi viaggi zaino in spalla in giro per il mondo. Che dire, è un'opportunità incredibile e un gran privilegio che mi ha permesso di andare in Tanzania, per esempio, e fare safari che altrimenti non avrei mai potuto fare visti i costi proibitivi. Comunque ci sono tantissimi tour operator oggi che operano nel settore del turismo e molti di loro pagano i propri collaboratori, quindi potrebbe essere un modo non solo per viaggiare gratis, ma anche per guadagnare. Ultimo punto, il numero 20, risparmiare sui voli. Di fondamentale importanza per chi viaggia sono i voli aerei e risparmiare non è sempre facile, soprattutto su quelli intercontinentali. Per prima cosa consiglio di viaggiare in bassa stagione e durante i giorni infrasettimanali che è spesso più vantaggioso. Se vuoi spendere il meno possibile sui voli allora collegati in modalità in incognito e invece di scegliere una destinazione precisa seleziona ovunque, così da avere una selezione delle mete più economiche in base alla città di partenza che hai deciso. Per il periodo di partenza, invece, seleziona l'intero mese con le date flessibili, così da sapere quali sono i giorni con i prezzi più bassi. Ovviamente maggiore è la flessibilità e maggiore sarà il risparmio.
Le pagine che consiglio di usare sono Skyscanner e Kiwi. Puoi anche provare il metodo dello ski plugging, che consiste nell'acquistare un biglietto più economico con uno scalo nella città in cui si vuole viaggiare, per poi non prendere il secondo volo. Lo ski plugging consiste quindi nel prenotare un volo con una coincidenza verso un'altra destinazione, che costa meno di un volo diretto verso la vera meta, e poi non prendere la coincidenza una volta atterrati. Con questo metodo è possibile a volte trovare voli meno cari che cercando un volo diretto. L'unica accortezza è che non dovete imbarcare il bagaglio, altrimenti arriverà nella destinazione finale. Esiste un sito online che fa questo tipo di ricerche e ve lo lascio qui sotto. Come ti suggerivo all'inizio, l'insieme di tutti questi metodi ti permetterà di viaggiare low cost e in molti casi gratis, quindi fidati di me e sperimenta uno di questi consigli. Siamo giunti al termine di questo video e se sei arrivato fino in fondo, molto probabilmente nel tuo prossimo viaggio sperimenterai uno dei miei metodi. Lascio in descrizione il link per leggere l'articolo che ho scritto sul mio blog riguardo questo argomento, così che potrai avere tutte le informazioni nero su bianco. Hai altri consigli di viaggio da suggerire? Oppure ci sono argomenti nello specifico che vorresti che io trattassi? Scrivimelo nei commenti e mi raccomando lascia un like ma soprattutto iscriviti al canale. Grazie mille per aver visto il video, ci vediamo al prossimo.